Questo sono io, in una pista che per vari motivi burocratici non posso farvi vedere mentre tento di fare il più forte possibile la prova della Gymkhana in vista del Moto Student. La Gymkhana è una prova di slalom fra i coni e vale moltissimi punti. Tutte le squadre con un minimo di ambizione la provano prima a casa utilizzando il disegno fornito dall'organizzatore. Questa è la faccia di Andrea, team leader di Polimi Motorcycle Factory, una volta che ha visto il tempo che ho fatto. Peccato che il giro dopo questo video sono caduto e mi sono fatto male alla caviglia. Bella idea visto che mancano 10 giorni alla gara. Questo invece sono io che impreco e mi chiedo per quale motivo certe sfighe debbano accadere a 10 giorni dall'unica gara che farai durante l'anno. Ma questa è un'altra storia. Allora, ci sono due notizie, una buona ed una cattiva. Quella buona è che sono qui ad Aragon per il campionato Moto Student. Quella cattiva è che potrò correre, ma non so in che condizione. Quando è accaduto il misfatto mancavano 10 giorni alla gara e io dico per forza ora doveva capitare. Ovviamente può mai filare tutto liscio. Se mi seguite su Instagram e se non lo fate vi invito a farlo, dovreste sapere che sono appassionato ciclista e che uso la bicicletta per fare i miei allenamenti e soprattutto in questo caso per recuperare da un infortunio. Ma prima di spiegarvi che cosa ho combinato con la bicicletta per recuperare, voglio parlarvi di un oggettino che Insta360 mi ha mandato per migliorare i contenuti sul mio canale. Quando ho iniziato a lavorare con loro pensavo potesse essere solo una buona cosa per non pagare le telecamere che mi servivano. E invece già con la One X2 e adesso con la nuovissima Go 2 sono rimasto stupito del fatto di come possano delle semplici telecamere semplificarti il lavoro che fai per YouTube e a me personalmente danno lo stimolo per creare contenuti ancora più belli. Ma veniamo a noi, eccola qua. Questa è la nuova Insta360 Go 2, che è una nuova action cam super versatile ed innovativa che Insta360 ha lanciato da pochissimo. La telecamera è contenuta in questo case, nel quale c'è anche un piccolo schermo attraverso il quale possiamo comandare la telecamera che si tira fuori. Infatti possiamo iniziare la registrazione premendo il tasto che c'è qui davanti, oppure una volta che la telecamera è al di fuori del suo case si collega via Bluetooth e possiamo comandarla da remoto con i tasti che abbiamo qua. Fighissimo poi che nel case ci sia un treppiedino per fare le riprese statiche e sempre nel case abbiamo l'USB-C per la ricarica e il classico attacco a vite per qualsiasi selfie stick o cavalletto. La telecamera in sé pesa solo 27 grammi e 60 con il case e penso a me quando vado in bicicletta che voglio portarmi meno peso possibile, questa è una cosa rivoluzionaria. Uno dei primi video che ho fatto sul canale erano i 200 km che avevo fatto facendo il giro del lago di Como e se ripenso a come sono partito organizzato con 4 telecamere, cose mirabolanti e alla fine ho fatto un video che faceva schifo, era anche il primo, perdonatemelo, e oggi lavoro con del materiale come questo, mi sembra di essere avanti anni luce. Io che sono un super amatore di YouTube, tutti i giorni imparo qualcosa e spesso vedo che filmare con la mia Canon 80D risulta un po' scomodo perché comunque è una macchina che ha un corpo, ha un peso, ha un ingombro. Però per fare dei lavori più veloci a me basta avere in tasca 60 grammi. Infatti oltre alla modalità video, se avete bisogno di filmare dei dettagli, c'è anche la modalità slow motion, c'è il time lapse, il time shift e la modalità foto. I due tasti all'interno della cam servono uno per avviare la registrazione, l'altro per switchare ovviamente le varie modalità che vi ho appena detto, oppure modificare gli fps con i quali filmiamo, 30 o 50, e le inquadrature, ovvero da wide a normale. E nonostante una lente piccolina così, abbiamo un'inquadratura a 120 gradi. Cosa bellissima è che la lente sia intercambiabile, quindi si può svitare nel caso si rompa, può essere sostituita e soprattutto sul mercato ci sono anche diversi filtri da utilizzare. Fondamentale e ripeto fondamentale per i brocchi come me che probabilmente ancora non hanno la malizia nel tenere in mano la cam, questa telecamera come anche la One X2 hanno una stabilizzazione folle e soprattutto hanno il mantenimento dell'orizzonte, ovvero se io giro
la cam lei rimane sempre con l'orizzonte fisso. Nella confezione, fra i vari accessori che ci sono, come ad esempio questo che è un attacco adesivo con un uniball che può permettere di ruotare, e questo che è un attacco a clip, possiamo mettere su qualsiasi vestito o cappellino, ma l'accessorio che reputo più fondamentale è questo, ovvero il medaglione da mettere sotto i vestiti per poter attaccare la Instago 2 davanti a noi. E visto che qui ad Aragon con Polyme abbiamo una piccola piscinetta nella casa dove stiamo, possiamo provare il fatto che la nuova Go 2 è anche subacquea fino a 4 metri. Fate attenzione che dal 26 luglio alle 9 di mattina del 4 agosto c'è la promozione Sport Outdoor di Insta360 e grazie al link in descrizione potrete accedere a sconti e prodotti in omaggio. Ma adesso torniamo in pista perché vi racconto per quale motivo avrò dei grandi problemi con questa caviglia. Ma tornando al motivo per cui sono qui ad Aragon in bicicletta e del perché negli ultimi 10 giorni, da quando ho preso la distorsione, non sono mai sceso dalla bici, è perché, come in altre occasioni nella mia vita, quando ho avuto degli infortuni, la bicicletta mi ha sempre salvato la vita. Consultandomi con il mio medico di fiducia, dopo l'infortunio alla caviglia, essendo diventata una zampogna, non riuscivo più a mettere gli stivali e soprattutto avevo un dolore atroce. Fratture non ce ne sono perché abbiamo fatto le lastre e dalle lastre non risulta niente, quindi per fortuna nessuna frattura e ho dovuto subito iniziare quello che è il recupero in extremis, perché 10 giorni sono veramente pochissimi. Ghiaccio, creme e soprattutto la bicicletta. Ma perché la bicicletta è così utile nel recupero da un infortunio? Diciamo che nel 90% dei casi, se ti fai male a qualcosa che sta dal bacino in giù, la bicicletta è sempre un toccasana. Il movimento rotatorio continuo e soprattutto morbido, a differenza della corsa che comunque hai sempre un appoggio sull'articolazione, fa benissimo soprattutto nello sgonfiare quella che può essere una distorsione, o ad esempio io non ho nessuno dei due legamenti crociati sani e tutte le volte che ho preso una piccola distorsione al ginocchio per la quale ho subito un gonfiore causa liquido nel ginocchio, andando in bicicletta ho sempre migliorato la situazione. Altra cosa super importante è il fatto che avere una buona muscolatura nelle gambe ti risolve sempre la situazione, perché se hai delle imperfezioni o delle instabilità alle articolazioni, i muscoli ti aiutano a tenerle insieme. Ed è per questo motivo che non ho mai voluto scendere dalla bicicletta, l'ho portata qui ad Aragon sul furgone e adesso, dopo tutta la giornata in pista, stiamo tornando a casa in bicicletta, che ancora la giornata non è finita. Oi oi, c'è una fame, bisogna anche mangiare. Basta, una trentina di chilometri li abbiamo fatti e adesso ci facciamo una bella nuotata là dentro, anche perché per sgonfiare la caviglia, nuotare e fare un movimento sinuoso, morbido nell'acqua fa sicuramente molto bene. Adesso vediamo com'è messa, visto che domani abbiamo le prime prove libere. Questa è quella buona e questa è quella più gonfia. Qua soprattutto questa parte è molto gonfia e il dietro. Questa è la massima mobilità e qua fa male ad estenderla. Adesso ci buttiamo insieme là dentro e speriamo che domani non faccia male e possiamo fare una bella prestazione.